In questo video vi mostro un divisore di frequenza realizzato con un CD4013 che al suo interno contiene dei due flip-flop. Metteremo dei LED per la visualizzazione all'uscita sia positiva e negativa, cioè quella principale e quella negata del CD4013. Andiamo sul banco, metterò sia lo schema che l'integrato il CD4013 sulla breadboard e andremo a fare dei piccoli esperimenti per vedere se effettivamente la frequenza si dimezza. Allora, cominciamo con il protagonista di questo circuito, il CD4013. Io ho la versione HEF4013BP. È lo stesso. È un integrato che contiene due flip-flop cioè dei piccoli blocchi di memoria che cambiano stato in base a un segnale di clock. Questo è il simbolo del flip-flop D. Ha una memoria Q, ha un ingresso di data, un clock CLK, un set reset e un Q negato. Quando arriva un clock, quindi un fronte, quindi C legge il fronte di salita di un segnale, il flip-flop copia il valore di D su Q. Esempio, abbiamo posto qua. Se D è uguale a 0, al fronte di salita il clock manda il D al Q, quindi il Q sarà 0. Se invece D è uguale a 1, al primo clock di salita copierà D su Q, quindi il Q sarà 1. Naturalmente il Q negato nel primo caso sarà 1, nel secondo caso sarà 0. Esempio, mi sposto così si vede meglio. Se troviamo Q uguale a 1, quindi alto, D abbiamo 0, arriva il fronte di salita, Q diventa 1. Se troviamo Q è uguale a 0, D è uguale a 0 e troviamo il fronte di salita, Q rimane a 0. Facciamo un altro esempio. Se Q è uguale a 0, D è uguale a 1, quando arriva il fronte di salita, Q diventa 1. Naturalmente, se Q diventa 1, il Q negato sarà 0 e qui sarà 1 e qui sarà 0. Sul flip-flop posto troviamo il pin set e reset. Questi sono dei controlli asincroni, cioè funzionano indipendentemente dal clock. Il set, quindi esposto, set S è uguale set, forza Q a 1, quindi Q negato a 0. Casina. Il tasto reset R, quindi reset, che fa forza Q a 0, quindi Q negato sarà 1. Qui possiamo utilizzare per esempio l'accensione, poi impostiamo il reset così da avere Q a 0, oppure manualmente possiamo mettere un pulsante su set e sul reset per forzare lo stato, oppure
possiamo utilizzare un controllo logico, quindi circuiti più complessi, per un set e reset che possono essere comandati da altre logiche. In pratica, se non li usi, sia set che reset, li andiamo a collegare al GND, quindi al negativo. In questo circuito il flip-flop è collegato in modalità toggle, cioè cambia stato ad ogni impulso del clock sul pin 3, scusate. Questo succede perché l'ingresso D, pin 5, è collegato, come vediamo, all'uscita Q negata al pin 2. Così ogni volta che arriva un fronte di salita, quindi sul clock, il flip-flop prende il valore di D, che è l'opposto di Q, e quindi si inverte. Il segnale di clock arriva sul pin 3, possiamo farlo generare da un generatore esterno, da un pulsante, quello che volete, e può avere una frequenza da 1 a 1 kHz. Il pin 4 e il pin 6 sono collegati a massa, così il flop lavora normalmente senza essere forzato in uno stato particolare. L'uscita Q del pin 1 è collegata a un LED rosso tramite una resistenza da 1,5K, io ho messo da 1K. L'uscita Q negato è collegato alla resistenza da 1,5 e al LED verde. Quello che succede è che i due LED lampeggiano alternati. Quando uno è acceso, l'altro è spento, e a ogni impulso di clock si scambiano. Questo succede perché Q e Q negato sono sempre opposti e il flip-flop cambia stato a ogni fronte di salita del clock. Quindi se il clock è 1 Hz, il LED rosso si accende per un secondo e poi si spegne per un secondo. In pratica la frequenza in uscita è dimezzata rispettando quella in ingresso. Il flip-flop sta facendo da divisore per 2. E questo è il comportamento tipico del flip-flop in modalità toggle. È molto utile per contatori, timer e circuiti sequenziali. Adesso torniamo sulla breadboard. Andiamo a realizzare il nostro divisore di frequenza. Qua vediamo lo schema. Allora, per prima cosa alimentiamo il CD4013, cioè io ho questo HEF, la stessa cosa. Sul pin 14 mandiamo l'alimentazione positiva, sul pin 7 alimentazione negativa. Io alimenterò il circuito a 5 volt. Poi portiamo il pin 6 al negativo e il pin 4 al negativo, quindi il set e il reset del primo flip-flop. Vi ricordo che si comincia a contare 1 dal segno, quindi sulla sinistra troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chiedino, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ho inserito le due resistenze sul pin 1 e sul pin 2, questo da un K o da un K e mezzo. Portiamo il negativo della breadboard anche nella parte inferiore, così troviamo il negativo anche qui, e andiamo a inserire i nostri diodi LED. Quindi prendiamone uno, il più lungo è l'anodo, il più corto è il catodo, lo mettiamo l'anodo sulla resistenza, il catodo sul negativo, prendiamo un altro diodo LED, catodo, anodo sulla resistenza e il catodo sul GND. Per ultimo impostiamo il pin 5, mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, al pin Q negato 2.
Per provare e mandare il segnale al pin 3 andiamo a inserire un pulsantino, mandiamo il positivo a una parte del pulsante, l'altro parte del pulsante lo andiamo a inserire sul pin 3 dove riceve il clock, sul pin 3, e andiamo a inserire una resistenza da 10k, quindi una resistenza di pull down, sul pulsante e sul GND, così da avere il pin 3 a massa. Premendo, il pin 3 riceve il segnale alto. Aggiungiamo anche un condensatore sui pin del pulsante, così da avere una risposta più precisa appunto del pulsante. Così diamo alimentazione e andiamo a provare. Ho collegato i pin dei 5 dell'alimentatore, do tensione e vediamo che si accende il LED rosso collegato al pin 2, quindi al pin Q. Se io adesso premo il pulsante si dovrebbe accendere Q negato, ma difatti e si spegne Q. Funziona perfettamente. Se tolgo il condensatore, vi faccio vedere, alle volte il pulsante, in questo caso sta funzionando, ma vedete non è sempre preciso, quindi inserendo un condensatore da 100 nanofarad sul pulsante abbiamo una risposta più precisa. Vabbè, a parte questo, non è questo la descrizione del circuito, stiamo vedendo che il funzionamento del flip-flop funziona perfettamente. Quindi il flip-flop riceve un fronte di salita ogni volta che premo il pulsante e legge il valore su D. D è collegato a Q, quindi D adesso è 0. E difatti troviamo 0. Se io premo, do il 0 a Q e quindi si spegne e ricevo Q negato a 1, quindi D è 1. Se io voglio dare il D, adesso è 1, a Q, basta che premo il pulsante. Abbiamo creato un effetto toggle, quindi accendiamo e spegniamo solamente con un pulsante. Vi faccio un esempio: togliamo il diodo LED del Q negato e troviamo un pulsante che accende e spegne. Rimettiamo qui così, tolgo il pulsante, quindi basta che scollego il pin 3, vado a collegare un generatore di funzioni per aumentare la frequenza. Colleghiamo prima le sonde, quindi del generatore, il positivo sul pin 3 e il negativo sul GND. Andiamo a impostare allora un'onda quadra, una frequenza 1 Hz, cominciamo con 1 Hz, un'ampiezza 5 volt, ok, e l'offset a 0. Poi andremo a vedere se funziona o no. Inquadro tutto il circuito e il generatore, do alimentazione 5 volt, si accende il LED, il pulsante l'ho scollegato, non funziona più, accendiamo il primo canale. Dovremmo avere il lampeggio, ma non c'è. L'offset è impostato a 0, quindi avremo meno 2,5 più 2,5, quindi non ce la fa ad alimentare il clock. Aumentiamo un po' l'offset e già
vedete che comincia a salire. Per stare più tranquilli andremo a portarlo a 2,5, quindi avremo un'onda che va da 0 a 5 volt, no negativo, e quindi funziona perfettamente. Vedete? Proviamo ad aumentare la frequenza. 2, 3, 5 Hz, qui siete meglio, 10 Hz. Se aumento sempre di più troveremo che i due LED sembreranno sempre accesi. Andiamo intorno ai 50, porto a 100, possiamo salire fino a un K, vedete, sembrano accesi. Io a occhio nudo lo vedo acceso tramite il telefonino, quindi la telecamera, vedo un po' che lampeggiano, vedo un po' la frequenza. Portiamolo, abbassiamo, portiamolo, abbiamo 5 a 5 Hz. Per vedere meglio la divisione di frequenza andiamo ad aggiungere anche il secondo flip flop, così avremo un divisore di frequenza in cascata utilizzando appunto questi due flip flop contenenti del 4013. Il primo flip flop divide per 2, abbiamo visto, con il secondo flip flop dividiamo per 4, quindi dovremmo vedere il LED che lampeggia più lentamente. Andiamo a montare, spostiamo, lasciamo il LED 1 e mettiamo il secondo LED sul pin 13, quindi spostiamo la resistenza sul pin 13, colleghiamo il 9 al 12, 8, 9 per la redazione del secondo flip flop al 12, ok, usiamo un jumper, 8 andiamo al GND, sarebbe il set del secondo flip flop, colleghiamo anche il 10, 8, 7, 8, 9, il 10 secondo GND e infine colleghiamo il pin 11 al pin 1 per il segnale, colleghiamo il generatore e andiamo a vedere. Alimentazione 5 volt, succede nulla, accendiamo il canale, c'è un Hertz, quindi il primo diodo, il primo LED lampeggia un secondo, il secondo dovremmo avere un quarto di ritardo, non la metà, meno della metà. Infatti troviamo 1, il LED blu lampeggia di meno. Proviamo a aumentare, ci si vede meglio, mettiamo a 5, vedete? Qua abbiamo un lampeggio più veloce, qua più lento. Andiamo a 10, si vede ancora meglio. Potrei continuare ad aggiungere flip flop per ottenere una frequenza diviso 8, una frequenza diviso 16 e così via. Con due flip flop posso già contare da 0 a 3 in binario. Questa configurazione è la base di un contatore binario. Ogni flip flop aggiunge un bit e divide la frequenza per 2. Con questo semplice circuito ho mostrato come, partendo da un segnale di clock, è possibile dividere la frequenza utilizzando dei flip flop D contenuti nel CD4013. Ogni flip flop dimezza la frequenza in ingresso
e permette di vedere il risultato chiaramente dei LED che lampeggiano più lentamente. Questo è il principio base dei divisori di frequenza, dei contatori binari e di tanti circuiti digitali. È un ottimo esempio per capire come funziona la logica sequenziale. Ok, se ti è piaciuto questo video lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, potete commentare e ci vediamo alla prossima.